Molti non hanno chiarezza sui vari tagli anatomici degli animali e quando si trovano dal macellaio o al ristorante, al momento di ordinare sono confusi e sembra che chi ci propone i tagli stia parlando una lingua diversa dalla nostra, per non parlare se poi vengono usati termini in inglese o francesi. Noi di Poboi abbiamo studiato per voi i tagli anatomici del manzo, in modo da riassumerli in maniera veloce e semplice e fare chiarezza una volta per tutte. Prima di cominciare, chiariamo alcuni termini. Con termini bistecca, steak in inglese, intendiamo un qualsiasi pezzo di carne che rientra nella categoria dei tagli da cottura veloce e diretta sulla brace o in padella. Sono sezioni di carne con un contenuto di tessuto connettivo basso da non richiedere i lunghi tempi di cottura in diretta a temperatura bassa. Ancora, chiariamo che il dorso del manzo si divide in 5 sezioni. Partendo dalla fine della testa a seguire abbiamo il collo, la costata, la lombata o detta anche lombo, che comprende anche una parte di filetto. Poi abbiamo lo scamone e il girello. Tra la costata e la lombata si ricavano i tagli principali che sono i 5 stelle di tutti i grigliatori del mondo. Le sezioni elencate rispettivamente in inglese, partendo dalla fine della testa, abbiamo chuck, rib, loin, sirloin e rump. Fatti i dovuti chiarimenti, andiamo a conoscere il taglio nazionale, la fiorentina e il suo filetto. Quindi in questo caso ci focalizzeremo sulla lombata del manzo e precisamente del quarto posteriore dell'animale, che è la parte dove si trovano solo le vertebre dell'animale, priva di costole. Sotto il lombo è compreso una parte di filetto che conosceremo in dettaglio nel corso di questo video. La fiorentina è quella bistecca caratterizzata nell'avere un osso al centro a forma di T. Gli americani la chiamano T-bone, tradotto dall'inglese osso a T. Questo osso è la metà spezzata di una vertebra, può essere la parte sinistra o destra, ma questa informazione è superflua. La parte di sopra della vertebra si chiama controfiletto, costituisce il dorso dell'animale, è la parte relativamente meno tenera del taglio e può avere una certa quantità di grasso esterno che funge da protezione. La parte interna all'osso è il filetto, è la parte più pregiata e anche la più tenera in assoluto dell'animale. Perché tenera? Perché è un muscolo mai usato ed è anche privo di grasso. La fiorentina non è un taglio grassoso, un po' ne troviamo infiltrato tra le fibre che genera delle piccole macchie o puntini bianchi, detta marezzatura. La dimensione dello spessore del grasso e la quantità di grasso infiltrato nelle fibre dipende dall'ambiente dove vive l'animale, se in clima rigido o mite, e da come è stato allevato e dal tipo di alimentazione. Il grasso esterno aumenterà col freddo, mentre se l'animale sarà nutrito con grass feed, cioè con l'erba, avrà un grasso di colore giallognono che ci indica grande qualità. Infatti il colore giallo è dovuto da un accumulo di principi nutritivi come le vitamine e altre sostanze preziose. Negli animali da pascolo, grazie al continuo movimento e al consumo di erba, si avrà una marezzatura minore e una carne meno tenera a vantaggio di un accumulo di vitamine e omega 3. Quindi parliamo di un animale in salute, poco dannoso per la nostra salute e avrà un aroma maggiore influenzato dall'erba che ha mangiato. La marezzatura sarà maggiore per quei capi che sono stati nutriti con i cereali grain feed, cioè con i cereali mais e soia. L'animale sicuramente avrà fatto una buona vita più sedentaria, dandoci una carne più tenera e l'aroma questa volta sarà influenzato dal grasso che sarà diverso dal manzo cresciuto al pascolo. Il grasso in questo caso tenderà al biancastro, indice di uno scarso accumulo di nutrienti che i cereali non contengono. Inoltre sarà presente una certa percentuale di acqua tra le fibre dovuta dalla ritenzione idrica provocata dal continuo consumo di questi cereali ed ecco qui che si necessita di frollare più a lungo la carne e trattamenti particolari della carne prima della cottura per asciugare i liquidi in eccesso come dry cleaning o cotture in reverse. Il sapore sicuramente sarà ottimo, ma i palati fini possono sentire la differenza tra questa e quella grass feed. Nel caso di assenza totale di grasso,
e quindi di marezzatura, compresa un'abbondante idratazione tra le fibre, sarà dovuto da una crescita veloce dell'animale con ormoni e da una macellazione precoce a poco più di un anno di vita. Parliamo di allevamenti intensivi e di quella carne venduta a buon mercato. Ci sono anche taglie provenienti da allevamento misto per ottenere una marezzatura più grassa ed una carne più morbida. Dopo il periodo di crescita al pascolo si fa trascorrere gli ultimi periodi di vita dell'animale in stalla in modo da ingrassarlo e fargli ammorbidire le carni con la sedentarietà. Come abbiamo detto prima, questa bistecca proviene dal lombo e quindi dalla parte finale del dorso del bovino. Indifferentemente dalla vertebra di riferimento, ha un unico nome, la fiorentina. La si chiama così perché prende il nome dalla città dove si è sviluppata una tipica tecnica di cottura tutta italiana. Gli americani invece dividono questa parte di lombo in altre parti a seconda dell'altezza della colonna vertebrale, da dove ne ricavano la bistecca. Cambia il nome. Si hanno tre tagli simili ma differenti. Sono T-bone, porterhouse e club stick o wing. La T-bone la ricaviamo dalle 10 vertebre centrali della lombata. Le altre 5 vertebre a seguire verso la coda ci fornisce la porterhouse, che prende il nome di un'antica locanda di New York. La differenza dei due tipi è data dalla dimensione del filetto. La T-bone è definita tale quando il filetto ha uno spessore compreso tra 1,3 cm fino a un massimo di 3 cm, mentre per la porterhouse il minimo è di 3,2 cm a salire. Questa differenza è per stabilire il giusto prezzo della bistecca portata a tavola. Facendo un passo indietro, partendo dalla vertebra dove si trova la prima fiorentina, contiamo 4 vertebre. Troveremo la club stick. Si differenzia dalle precedenti perché in questo punto si trova l'attaccatura del filetto, quindi avremo solo le terminazioni del muscolo e sarà il taglio più economico tra i tipi. In alcuni casi, per ragioni di mercato e per gestire il suo prezzo, la fiorentina viene privato del filetto, lasciandolo solo il controfiletto, che può essere venduto con l'osso o senza. Quest'ultimo è detto controfiletto dissossato, che a sua volta può essere anche affettato in parti più sottili, sempre per ragioni di mercato, peso e prezzo. Il controfiletto con l'osso, che all'estero è conosciuto come strip stick bone-in, in America cambia a seconda della zona, spesso in New York strip stick oppure in Kansas City stick. Rimane dello spessore esatto dell'osso e grazie alla sua presenza che la cottura è differente, perché l'osso fa da protezione dal calore, oltre che a contenere i succhi all'interno della bistecca. Viene detto tagliata di manzo quando viene dissossata e servita a fette dopo la cottura ed è un piatto tipico di Pisa. Il controfiletto senza osso, che all'estero è chiamato strip stick boneless, ma in America più conosciuto come ambassador steak, l'osso viene tolto per permettere una cottura più uniforme della bistecca e per eventuali preparativi dove è previsto eliminare l'osso. Così si riesce a dargli una cottura più uniforme. Il filetto spesso viene asportato via intero, lasciando da solo il controfiletto attaccato all'osso. Ha più o meno la forma di un cono allungato. La punta si collega all'ultima vertebra prima del costato e la base è a diretto contatto con lo scamone. Si tratta di un insieme di muscoli sottoposti a pochissimo sforzo e ciò spiega perché la carne sia così tenera. Il filetto, conosciuto oltreoceano come tenderloin stick, lo si divide in tre parti: la testa, che è la parte più grossa, il cuore, che è la parte mediana, e la coda, che è la parte più sottile. La testa è la meno fine, essendo più intersecata da tendini e da tessuto connettivo. Può essere utilizzato per bistecche oppure ripulita e tritata finemente al coltello. Serve per preparare tartare o anche affettata per un carpaccio. Dalla parte centrale, il cuore, di forma regolare, si possono ricavare le chateaubriand, scusate per il mio francese, grossi tranci del peso di circa 400 grammi ciascuno, che si cuociono brevemente come bistecche o per far preparare piatti famosi come il filetto al pepe verde o il filetto al barolo. Dalla coda si possono tagliare tranci di forma rotonda, il tour de nose, e dei filetti ancora più minuscoli, detti filet mignon.
Anche qui si possono tagliare fettine per carpacci e pezzetti da tritare al coltello per tartare di carne cruda. Bene, ora passiamo a parlare dell'arrivare alla Fiorentina. Parliamo della costata. Gli americani la chiamano rib stick bone-in, la riconosciamo subito perché è simile alla fiorentina e non ha il filetto, da non confondere con alcune T-bone dove viene asportato il filetto. È la parte centrale della schiena dell'animale. L'osso fa parte delle costole. Si considera la parte da dove termina il filetto fino ad andare avanti verso il collo. In pratica parliamo della gabbia toracica. Ha una marezzatura diversa dalla fiorentina, infatti ha una concentrazione di grasso maggiore sia esternamente che internamente tra le fibre magre e il suo costo è quasi pari a quello della fiorentina. Anche se la tenerezza è inferiore, ma il gusto è arricchito dalla presenza del grasso che ne fa la differenza in cottura. Io la preferisco. Può essere anche privata dell'osso, per noi non ha un nome specifico, viene semplicemente detta costata senza osso o costata disossata o semplicemente rubando impropriamente il nome francese entrecôte. Gli americani invece la chiamano ribeye stick boneless. I francesi per ricavare l'entrecôte la prendono dalle ultime 6 costole del bovino, quelle verso la lombata, quindi andando verso la coda. Sarebbero dall'8ª alla 13ª costola, prima che cominciano le T-bone in pratica. Gli americani la chiamano ribeye stick boneless o semplicemente ribeye per via della marezzatura di grasso che ha la forma di un occhio e la ricavano considerando soltanto le ultime 3 costole, la 11, la 12 e la 13ª, mentre definiscono cube roll quelle fettine di costate disossate che vanno dalla 6ª alla 10ª costola. Dalla prima alla 5ª costola ricaviamo invece la costata e da queste 5, lasciando l'osso della costola più lungo e pulito dalla sua cartilagine, ricaveremo quel taglio soprannominato tomahawk. Cosa cambia rispetto a una costata normale? Niente, è solo un taglio scenografico per un impiattamento goliardico, ma il gusto resta sempre lo stesso, eccezionale. In questa parte dell'animale si ha un addensamento di grasso dovuto dal fatto che è una parte poco mobile dell'animale e quindi il grasso abbonda tra le fibre. Questo grasso in cottura si insedia tra le fibre e le intenerisce lasciandone un gusto maggiore alla carne. Anche qui vale la teoria dell'allevamento. Erba meno grasso più gusto, cereali più grasso meno salutare. Assenza di grasso l'animale è cresciuto con ormoni e pasture miste. La cottura è medesima alla fiorentina, si possono usare le varie tecniche di cottura e lasciarla direttamente sulla brace alla massima temperatura. Attenzione, la gabbia toracica è grandissima. Da qui otteniamo un taglio che in Italia ancora non è molto diffuso. Parliamo delle ribs di manzo. I macellai di vecchia tradizione le puliscono e ci fanno un macinato. Difficile da cucinare e molto dure perché ricche di tessuto connettivo, ma se cotte per lunghe ore a basse temperature vi garantisco che sarà la migliore carne di manzo mai mangiata. Ne abbiamo di due tipi, le beef ribs o back ribs, conosciute anche come Texas ribs o spare ribs. Purtroppo tutti questi nomi dipendono a seconda dello stato americano. Sono le costole avanzate dopo che abbiamo ricavato le ribeye. Gli rimane attaccata poca carne, ma sono buonissime. Poi abbiamo le beef short ribs o le beef baby ribs. Vengono ricavate dalla sezione della punta di petto e dal reale. Sono molto più saporite del primo taglio che hanno più carne. Come vengono preparate? Dopo lunghissime cotture parliamo dalle 5 alle 7 ore a fuoco lento. Si presentano a tavola completamente sfatte, succolente e morbidissime. Bene, questi sono i tagli principali che riguardano la lombata. Abbiamo visto la parte di dietro delle vertebre che ci dà la fiorentina, abbiamo visto la parte più o meno centrale avanzata delle costate, quindi delle ribs che ci danno appunto le costate. Con questo abbiamo finito diciamo, le due parti che ci interessavano del manzo. Nei prossimi video andremo a vedere anche gli altri componenti.
del nostro animale preferito da mangiare. Spero di essere stato esaustivo e vi invito a mettere un like al video se vi è piaciuto e di iscrivervi al mio canale per non perderci di vista. Ciao e buon appetito!